Bello essere ricchi. Ecco qua, sono loro amici sempre nei guai. Un'avventura tutta italiana, con noi vivrai se lo vorrai. Giro per l'Italia insieme, scopriamo come andrà a finire. Vieni con noi, vedrai che ti divertirai. Giro per l'Italia insieme, scopriamo come andrà a finire. Andiamo! Allora, sto andando alla stazione per prendere il treno che mi porterà a Napoli. E a Napoli mi incontro con Davide di Podcast Italiano ed è la prima volta che ci vediamo di persona. Abbiamo parlato solo così, in chat, al telefono, e ho organizzato una sorpresa per lui, un'avventura, una cosa che forse non ha mai fatto, e non vedo l'ora di conoscerlo, non vedo l'ora di fare questa esperienza e di raccontarla a voi studenti. Sono le 7:30 circa, sto per salire sul treno che mi porterà da Torino Portanuova a Napoli Centrale. Sono abbastanza assonnato, se non si vede dalle mie occhiaie, quindi direi che possiamo andare. Ma no, ma ciao, piacere. Io sto registrando. Stai registrando? Beh, un saluto a tutti. Non era preparato questo, No. è tutto assolutamente improvvisato e spontaneo. Siamo arrivati a Napoli e Ho appena scoperto il problema, io sono molto più basso di te, quindi non verrò mai nelle tue riprese. è un problema che causa a molte persone, tra cui anche la mia ragazza, perché lei è ancora più bassa di te. Quindi dove andiamo? Allora devi sapere, Manu, che io non conosco Napoli, Ma neanch'io. quindi per me possiamo anche andare a caso, Hai fame? Vuoi mangiare? Sei a posto? così. Ok. Non sono troppo affamato perché mi sono scofanato, questa poi la spieghi. Scofanarsi. Tutti gli snack possibili della prima classe del treno. Prima classe, viaggi in prima classe. Ebbene sì. Anche io. Sembra tipo il Far West che... Chi ha più pistole? Sì. Sto parlando con Alessia. Saluta tutti, Ale, sei in video. Ciao! Ciao! Il pubblico di Davide, Ciao! pubblico di Manu. Davide, Manu. E chi è Alessia? Alessia, presentati. Io sono l'assistente di Manu. Molto più di un assistente. Che cosa ci hai consigliato di fare adesso? Perché noi siamo qui come vagabondi che non sappiamo dove andare. Tu ci hai consigliato una passeggiata top. Assolutamente sì, vi consiglio di fare un giro per il centro storico di Napoli, partendo da Piazza Dante e arrivando fino a Piazza del Plebiscito. Quando percorrerete la strada troverete sulla vostra destra i quartieri spagnoli, che è un quartiere molto folcloristico, tipico napoletano, quindi vi consiglio di dare un'occhiata. Perfetto. Ok? Buona passeggiata! Ciao. Grazie. Non si può venire. Ai. Spero di aver ripreso questo momento. Volevo iniziare a riprendermi, mi sono inclinato e stavo morendo. Comunque, volevo dire che non si può venire a Napoli senza mangiare la pizza e non mangiare la pizza, quindi margherita per me. Manu, che cosa hai? Non so se ha un nome questa cosa. Pizza base rossa con pomodori e olive. Cosa è successo, Manu? Come sempre Manu fa casini. Mangiando la pizza mi è caduto tutto il pomodoro. Indovina dove? Sui pantaloni bianchi, ovviamente. Quindi adesso, con molta attenzione, cerchiamo di pulire il pantalone di Manu e non si pulisce. E vabbè. Perfetto. Da adesso in poi, quando vedrete le clip di Manu, potrà sembrare che ho avuto un problema tecnico, ma è semplicemente l'acqua che ho messo io sul pantalone. Ma non ti devi vergognare, Manu, cioè, succede. Succede alla mia età, alla mia età, alla tua esatto, età. alla mia età.
senti youtuber, Manu? Al 5%. 5%. Cioè, sono youtuber al 5% io. Ok. Non è una cosa di cui ti vergogni, tipo dire, io sono youtuber, quindi faccio le challenge tipo che mi inalo la cannella. No, quelle cose non le faccio. Non mi vergogno di essere youtuber, però Ma vedi, è lì che stanno i soldi. io sono... Manu. Lì stanno i soldi, Non lo abbiamo so. capito Dobbiamo niente. fare una challenge. Quanti espressi riusciamo a bere? Deve essere qualcosa di imbarazzante, Manu, so che non ti piace, ma secondo me deve essere qualcosa tipo... Ma perché mi devi imbarazzare? Perché alla fine è quello che vuole il pubblico, no? Vuole il... Domanda, studenti, volete che io mi imbarazzi? Per quale motivo L'imbarazzo dovrei imbarazzarmi davanti a di tutti? seconda mano. Comunque dove siamo? Siamo qui, guarda che bello. Non so esattamente dirti dove siamo. Paese Italia. Quello sì, no, sulla città ci siamo, Ok. siamo sicuri. Non sono i quartieri spagnoli. No, non sono i quartieri spagnoli. Ci andremo. Non ho sentito parlare spagnolo. Pues yo tampoco. Ministerio ahí a la entrada llegan eso, sin la Questa canzone la fanno troppo vicino. Questa canzone la fanno in tutta Italia. Però la versione di Napoli è diversa. Cioè nessuno la fa col tamburello così, cantando in questo modo. Ma adesso riprendimi che vado a parlare col signor Malocchio. Ok, chiediglielo. Va bene, vai. Come ti chiami? Davide, Davide, di dove sei? di Torino. Salve, buongiorno da San Gregorio a meno e lo show napoletano. Show, shuchui. Ok. Show, shuchui. Yes, vattene. E malalingua nascetta, l'invidia e gelosia deve morire. Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio. Aglio, fravaglio, fattura canucquaglio. Una botta di fortuna davanti, girati Davide, e una botta di fortuna all'indietro. Ok, grazie e buona fortuna. T'ho fregato. Scusa, che maleducato. Grazie, Manu. Stavo cercando di riprendere qui e tu passi avanti. Non so se l'hai detto, siamo venuti in metro solo per vedere la stazione, non Sì, per prendere la... abbiamo fatto il biglietto perché siamo cittadini onesti. Io volevo saltare i tornelli, poi Manu mi ha detto no dai, paga il biglietto. Scherzo. Che ci conoscono magari. Comunque, per essere chiari, non era questa l'avventura che ti ho promesso a Napoli. Non era la metropolitana? Non era la metropolitana senza treno. Ok, Cosa sarà? Fra poco andiamo, fra poco ti porto. sono molto curioso, un po' spaventato. Spaventato? Fai bene. Tipo, cosa può essere? Non Allora, so, una... un bungee jumping nel cratere del Vesuvio. In quel caso io prenderei il primo treno, La prendi l'aereo proprio, scappa. sì, esatto, per Torino e tornerei indietro. Vabbè. Basta che non sia quella l'attività pianificata e... No, ma lo sai, io sono fifone. Sai che io non farei mai una cosa del genere. Io volevo proporti il salto dall'aereo, cioè col paracadute, intendo. Tu lo faresti? Io lo farei. Io No? non credo. Dentro al Vesuvio? No, neanche. No. Credo sia di qua. Credi? Credo sia di qua. Non sono io esperto di Napoli, Ok. ma neanche tu. Ma neanche io. Il modo in cui guidano i motorini qui è una cosa da cagarsi sotto. Posso dire parolacce? Tutto Puoi che dire quello che vuoi. Inception Blocking. Cosa ne pensi della galleria Umberto I? C'è una cosa che a me distrae molto. Cosa? Il tuo microfono. Perché è un gatto morto. Un gatto morto. Ma sai che riceve sempre le attenzioni di tutti i passanti. Si nota. Si nota, sì. Poi soprattutto quando lo accarezzo così. Si vede niente. Però che spettacolo. Qua ci vuole il bastone. Esci il bastone. Studenti, facciamo uscire il bastone. O come direbbero qui a Napoli, usciamo il bastone. Però Non usate il verbo uscire
con un oggetto, non si fa. Soltanto qui. Soltanto Quando a Napoli. siete in questo bellissimo posto, allora lo potete dire. Potete dire: esco il portafogli, esco la telecamera. Un secondo e tiriamo fuori il bastone. Dimmi tu quando basta. Vai. Quando pensi che sia finito. Non finisce più, aiuto! Ecco qui il mio selfie stick. Ciao Instagram! Ciao amici di Manu, ho preso possesso, non so se adesso in questo momento state vedendo il filmato dalla telecamera Quel deficiente di a Manu. 360 gradi, vi posso assicurare che tutti in questo momento ci stanno guardando e questo sta mettendo Manu in profonda soggezione e vergogna. Ma dovrò andare in terapia dopo questa giornata io. No, Cioè ok. praticamente puoi... Io penso che nessuno ha ripreso quella parte del cavallo, così da vicino. Non so se notate, ma lì in fondo c'è il Vesuvio. Ciao amici, benvenuti su Italy Made Easy e adesso vi faccio vedere Manu che ha tirato fuori un marchingegno. Manu è la persona che ha più gadget tecnologici che io abbia mai visto. E adesso proverò questo gadget che filma a 360 gradi ed è molto divertente perché è tipo lunghissimo, ha un'asta lunghissima, che è una frase un po' equivoca. Proviamo a vedere se riesco a filmare Piazza del Plebiscito con un'asta lunghissima. Quanto è lunga? 3 metri. Me ne vado, me lo porto via. Ma non te la fregare, eh? Sembro tipo un sacerdote col suo bastone, tipo Gandalf. You shall not pass. Allora, ti sto portando adesso, spero, al posto finale, alla nostra destinazione per questa avventura. Ma ti sei chiesto, Manu, ma sono le 6? Quando comincia questa avventura? Sì, infatti, cioè un'avventura notturna. Non lo so. Ci serve un taxi? Serve un taxi. Ragazzi, se vedete un taxi, chiamateci un taxi. Siamo in zona Piazza del Plebiscito. E state vedendo questo video in questo momento perché Esatto. questa è in diretta, no? è una diretta. Lo sanno tutti. Cioè ormai ci sono più tifosi della Juve anche a Torino. È un luogo comune che ormai che è granato. Però io ero Lui parla di tifata calcio. Io non so da chi niente di lavorava alla calcio. Fiat. 15-16, però devi andarci. Cavolo. Siamo vicini alla destinazione finale. Ti sei fatto qualche idea? Beh, siamo a un porto. Potremmo sempre fare il tour in Vespa di Posillipo, che significherebbe ritorno immediato in treno. Callo di zuccheri, ho qualche birra o Qualche- Quindi Davide, suppongo tu abbia capito cosa stiamo per fare. Un giro in barca? Andiamo a pesca. Andiamo a pesca, io ho portato la canna, l'hai vista prima, no? Ti riprendo mentre cadi? Sì, esatto, sarebbe un ottimo contenuto virale. Sul serio? Sì. Beh, siamo in barca. Allora ti riprendo. Cioè, devo fare un balzo? Aspetta che te la vicino ancora un po' di più. Ti sei pentito di aver accettato Sono molto di aver pentito. accettato il mio invito? Sì, molto pentito. Era Sì. È molto più bella di persona che in foto, veramente. Sì. con le scarpe? È una vista quasi commovente. Commovente, però ma secondo me non si vede niente. Comunque siamo nel golfo di Napoli. Sembra di essere ricchi. Sembra di essere ricchi, per questo ti ho Grazie a invitato Italy Made Easy. Italy Made Easy ti fa ricco. Iscrivetevi su Italy Made Easy. Abbonatevi. Perché Manu vi porta sullo yacht se vi abbonate.
È abbastanza surreale, devo dire la verità. Ovviamente noi siamo casinisti e subito abbiamo fatto casino, ma ci vuoi fare un tour di questo ambiente? Allora, abbiamo un ambiente living, come ormai si dice in italiano moderno. Qua abbiamo, non lo so, questo elegante mobile in legno. Queste cose, luci. Sono le luci, no? Ho paura che tipo parta la barca. Se non avete mai visto Davide scalzo, o Manu. Andiamo in cucina, dai, andiamo in cucina. Quindi l'acqua. È un po'. C'è L'acqua, acqua. suppongo ci sia un serbatoio d'acqua. Serbatoio o è depuratore. acqua di mare. Se bevi questa muori in un Si vede che istante. tu sei pratico delle barche. Abbiamo una piastra a induzione. Prova, se è a induzione non si scalda, accendila e metti la mano sopra. Frigo, cosa c'è in frigo? Che figate, bicchieri, guarda là i bicchieri. Tu apri il frigo e ci sono i bicchieri. Abbiamo uva, frutta. Uva, banane, seppe. bananine, sono quelle buone. Mele, frutta secca per 5 persone. C'è anche il prosecco. Se volete vedere Manu ubriaco, convincete Davide ad offrirmi il prosecco. Tu hai detto che non bevi. Io non bevo. Ok, direi che possiamo passare alla parte più importante, ovvero la parte adesso di pilotaggio. prendo o timonaggio. Intanto muoio cadendo. Ho paura solo a toccarlo, vorrei fare la scena, ma ho paura che poi... Questo è un timone o un volante? Che Beh. differenza c'è? Tu che sai le lingue. Io che poi sono esperto di navigazione, no? Pur avendo una forma di volante, per il semplice fatto che siamo in una barca si chiama timone. comunque. Allora, Davide non lo sa che lui pensa che sia una casa galleggiante che va a letto, dorme, ma domani mattina ti sveglierai a Catania! Domattina, quando ti svegli a Catania, capirai che Vedrò, ti ho vedrò, portato mi fido, dal mi fido. Vesuvio all'Etna. Per chi non sapesse quali sono i vulcani di Napoli e Catania. Ci vuoi far vedere le camere da letto? Sì, quindi camera da letto numero 1 con 2 oblò. Parola molto interessante perché è invariabile. Ma è invariabile perché come tutte le parole italiane finiscono con l'accento è invariabile o per altri motivi? Perché è straniera? No, non è straniera. Io credo che derivi dal francese. Scritto in francese. Non so com'è in francese. Scritto con le 14 vocali Tipo, del francese. Sì. Scrivete in francese come si dice. Secondo me Tu sei amico di Elisa, chiedi a Elisa di Elisa, commentare. come si dice oblò in francese? Magari in un altro modo completamente, non ha niente a che vedere. Qua è un autoradio che fa molto anni 90. Ma è bellissima la veramente. Lì c'è uno specchio. Qui c'è uno specchio, quindi un saluto. Saluto. Ah, abbiamo una TV, l'ho vista nello specchio. Ma io non guardo la TV, se tu vuoi la TV puoi avere questa stanza. Non è che vengo sullo yacht a guardare Rai 1. Ma lui non lo sa, ma A guardare io ti Amici. faccio lavorare tutta la notte. Siamo Sì. qui per creare contenuti per i nostri studenti. Ok, abbiamo il bagno. È un po' strettino, siamo sinceri. E posso fare un commento? Sì. Perché siamo in Italia? Nonostante lo spazio microscopico, c'è il bidet. Doccia! Caspita. Comunque è più bella della doccia di casa mia, quindi... Comunque- Ragazzi, domani in diretta, live stream bilaterale di Davide che si fa la doccia nel suo bagno e di Manu che si fa la doccia in questo bagno. Però poi su OnlyFans. quello. Su OnlyFans, sì. E qui, questa porta? Questa è una seconda porta che conduce A punto di partenza. nuovamente alle scale e poi abbiamo una seconda Una seconda camera stanza. con una luce più soffusa. Più soffusa. Questi colori molto rilassanti, molto zen, devo dire. Abbiamo 2 oblò ma rotondi. Sembrano anche occhi di robot. E poi il bagno che è sopraelevato. Allora, doccia più piccolina di quell'altra, ma comunque molto gradevole. E comunque sempre meglio della doccia Sempre- di casa mia. Ma dove abiti? No, non ho questa doccia così. Come si chiama questa doccia? A soffitto? Non so come si non chiama. lo so. Vabbè, questo Questa. tipo. Sapete come si chiama in italiano? Fatecelo sapere. Sì. Ma tu sei mai stato in yacht, Manu? Io sì, sono stato in yacht. Beh, Manu, tu hai uno stile di vita che. È uno stile di vita che a cui io non posso ambire, Manu, quindi. Ma sì che puoi ambire perché tu fra 20 anni chissà dove sarai tu. E Manu sarà, spero non al cimitero, ma insomma, Manu... Tra 20 anni tu avrai 30 anni. No. No, 32. Quest'uomo pazzo ha avuto la bella idea di prenotare uno yacht. Come ti è venuta in mente questa idea esattamente? Qual è stato il processo mentale che ti ha detto Prendiamo uno yacht.
Non lo so. Sono creativo. Beh, comunque ti posso dire, è un sollievo rispetto all'idea della Vespa. Ok, quindi meglio lo yacht del giro in Vespa, sono d'accordo. È anche leggermente più costoso, credo. Ma io conosco... Io ho il mio giro di contatti. Hai i tuoi agganci. Ho i miei agganci, sì. 12 euro, tutto questo. Comunque sei un pazzo furioso. Sul mio canale questa è un'avventura di Manu e Davide, giusto? Quindi non è una grande avventura perché in sostanza non facciamo niente, non andiamo, non prendiamo, questa barca non si muove. Non si muove questa barca? Cioè mi hai ingannato, mi hai imbrogliato. Io pensavo che adesso partissimo. Lei si muove, ma non oggi con noi. Ok. Quindi in sostanza è un albergo su acqua. Ho pensato che potesse essere un'esperienza simpatica, non è un'avventura, Così, no? è un'esperienza. Così. Ho appena deciso di cambiare il nome della serie da Le avventure di Manu e Davide a Le esperienze di Manu e Davide, perché non è un'avventura. Comunque, spero che ti piaccia. Incredibile. E anche a voi. Un vero uomo che ormeggia la barca. Secondo me su questo trespolo ci si va, dai. No? Dovrei farcela, sì. Con tutte le macchinette in mano? No. Sì. Cosa dite? Ce la faccio o cado in acqua? Vuoi Ti passo questa, va? Ho paura per loro, non per te. Questa cosa non è legale. Questa cosa doveva esserci un'assicurazione. Ho le palpitazioni per aver fatto questo salto di 30 centimetri. Beh, questa è stata la cosa più avventurosa. Comunque finora. Stiamo andando a cena in pizzeria che si chiama 50 Calò. Io non so, voi non lo avete visto, ma cercavo di avvicinare lo yacht al molo e tirando la corda sono scivolato ed era tutto bagnato, quindi io non lo so se si vede, ma ho i pantaloni bianchi e sono scivolato sul bagnato. Quindi adesso quando io passo davanti a Davide, lui mi dovrà dire con discrezione se ho il culo bagnato o no. Il culo? Abbastanza bagnato. Diciamo che super pulito non è. Un antipasto leggero, no? Esatto. Dopo c'è un'altra pizza. Dopo c'è la pizza. Questo è l'antipasto. Ma scusa, questa porta non l'abbiamo aperta prima? Questa porta non esisteva prima. No, c'è, adesso non l'ho vista neanch'io, Si è però... materializzata. No, sicuramente c'era, non l'abbiamo vista, però forse... Era coperta. Ah, ecco. Era coperta. Cioè, mentre qui abbiamo fatto, guarda la camera da letto. Esatto. Quindi Sì. è la terza camera. Sono io quello che cade ogni 2 secondi. Aspetta. Oddio, chiamare la camera ci vuole coraggio, tu la vedi? Si vede con la telecamera? Vagamente vedo un tugurio. Cioè io morirei qui, se questa fosse la mia camera io penso che morirei, io non sarei mai in grado di lavorare in un sottomarino, in quei posti. Ma perché non provare? Perché sono claustrofobico. Provo ad andare un po' più giù, poco. Vabbè. Questa è una stanza per bambini, O suppongo. per il cadavere. Non mi chiudere a chiave. No, non mi lasciare qui. Vediamo se mi viene l'ansia. Boh, no, non mi fa paura, forse sono guarito. Non ho più la claustrofobia. Oppure perché tu non hai chiuso la porta, confessiamo. Non l'ho chiusa del tutto. Devo chiuderla? Vabbè. Mi hai minacciato di botte se la chiudevo, quindi... Sì, è vero, ho detto prendo il bastone e te lo do in E mi hai testa. anche detto ho fatto jiu-jitsu e sono ancora molto allenato. Sono i vicini. Sono i vicini, abbiamo i vicini, no, non c'è nessuno, non abbiamo vicini. Arriva la polizia, stacca. Sei decente? O sei solo deficiente? Solo deficiente, sì. Vabbè, quindi tu adesso che fai? Io sono distrutto psicologicamente da giorni in cui non dormo, quindi penso sia arrivata l'ora di dormire. Surreale dormire in uno yacht. Vabbè, per te no, tu sei abituato a queste cose. Sei nudo, Manu? Ah no. Buonanotte. Concludo qui la prima parte di questo vlog. Sogni d'oro. Sogni d'oro anche a te, ma stai registrando? Sì. Ah, ok, buonanotte a tutti, buonanotte. Ti sei spaventato? No, che sto mettendo a posto le mutande. Stai nascondendo la droga, Sono le ok? mutande.
E con questo si conclude questa giornata lunghissima. Me ne vado a letto. Ciao, buonanotte. Buongiorno. 7 minuti all'alba. Buongiorno. Buondì. A questa distanza è necessario? Come hai dormito? Bene. Avrei dormito ancora 2 ore in più probabilmente. Se non fosse stato che mi hai gentilmente ricordato che l'alba si stava avvicinando, se non che sono venuto fuori e ho visto che non c'è nessun albo perché è tutto coperto, c'è una foschia. Ora purtroppo mi sa che è arrivato il momento di lasciare il nostro panfilo. Cosa stai mangiando adesso? Sempre a mangiare stai, ma facciamo pranzo tra tipo un'ora? della pizza di ieri. Ti ricordo che tipo tra 30 minuti... No, andiamo a pranzo, lo so, ho fame. Ok, vabbè, io te lo ricordo. Pizza is good. Manu ha scoperto una cosa interessante sulla barca. Fantastica. Vai. Devi guardare lì però. Un televisore segreto. Cioè tu premi un tasto e esce una TV. Fantastico. Perfetto. Chissà cos'altro può uscire. Ora possiamo guardarci. Posso Tu provare? dici che escono cose Sì. da altri posti? No! No, pazzesco. È incredibile. Come abbiamo fatto a vivere senza sapere questa cosa? Aspetta che ce n'è un terzo. C'è un terzo. Cosa farà questo terzo? Ho paura. Io mi immagino un mini bar, qualcosa con whisky e cocktail. Un cameriere direttamente. No, è un rumore che mi mette ansia questo. Un rumore molto profondo. Forse ho sollevato l'ancora. Spero davvero di no. Vorrei far vedere la differenza fra la camera di Davide, l'ordine di Davide È un ordine caotico. e l'ordine di Manu. Scusate, avete visto il water? E l'ordine di Manu. Finisce qui l'avventura di Manu e Davide, sopravvissuti a una notte pericolosa, Piena di avventure, piena di in questo yacht a 5 stelle, una comodità incredibile. In realtà è un posto bellissimo. Mi mancherà molto. Ok, dobbiamo fare questa cosa per l'ultima volta, questo salto della morte. Tutte le sere. Ma vabbè. Con questa che ce l'ho fatta prima infatti. Sì. Ah, ecco, così è un po' più facile. Davide, è finita l'avventura. Sì, purtroppo siamo arrivati. Come ti è parsa questa giornata da vedere i posti più belli di Napoli, i panorami più belli? Una giornata dalle tante emozioni. Mi sono davvero divertito, è stato Anch'io. super divertente. Io spero che anche voi vi siate divertiti. Io spero che questo video, questo montaggio sia stato interessante. Sicuramente. Questo è il mio primo vlog, lo sapete, il mio secondo vlog. Un bel esordio. Bello esordio. Sì. Siamo grandi. Perfetto. E dai, ci vediamo presto, venite sul mio canale e vi aspetto. Qual è lì. il tuo canale? Podcast italiano. Podcast italiano. Mi raccomando, Ciao. Ecco qua, sono loro amici sempre nei guai. Un'avventura tutta italiana, con noi vivrai se lo vorrai. Giro per l'Italia insieme, scopriamo come andrà a finire. Vieni con noi, vedrai che ti divertirai. Giro per l'Italia insieme, scopriamo come